Avete mai provato a non riuscire a definire una relazione che, diciamo così, diventa intima? O avete fatto l'esperienza di non riuscire a riconoscere una persona con cui state in coppia da tempo e sentirla come estranea? Oppure vi siete mai chiesti se state con una persona in coppia perché realmente vi interessa o per noia, per abitudine? O avete mai pensato, provato, fatto l'esperienza di avere più di una relazione di coppia nello stesso momento? Sono domande importanti nella nostra società che non riguardano soltanto le relazioni intime, ma anche le relazioni sociali. Io sono una psicologa, psicoterapeuta della Gestalt e mi occupo di formazione alla psicoterapia da 40 anni sia in Italia che all'estero. Allora, dal mio punto di vista, vi parlerò della coppia secondo un aspetto importante e ancora poco esplorato, che è la sincronia, cioè il modo di essere in coppia come una danza, con una reciprocità. Vi parlerò della reciprocità della coppia. Cos'è la sincronia? La sincronia è la capacità di rispondere all'altro in un tempo abbastanza breve da creare una ritmicità dell'uno con l'altro, quindi da creare una danza. La sincronia quindi è qualcosa che oggi è importante e nasce già nelle relazioni primarie. Già nelle prime relazioni dei genitori con il bambino, nei primi giorni di vita, si dà l'avvio a quella che poi sarà la sincronia o la reciprocità nelle relazioni del bambino. Più c'è sincronia e più c'è il senso, e più il bambino riesce a regolare l'arousal, cioè la crescita dell'eccitazione nelle cose che fa, sia che siano accompagnate da paura o da gioia. I vocalizzi della mamma calmano il bambino e lo fanno radicare anche nella relazione. Più c'è sincronia e più c'è il senso dell'alleanza in una relazione. Più c'è sincronia, più c'è il senso della sicurezza di sé. Quindi la sincronia consente di essere più sicuri, di essere più radicati in se stessi e anche di poter affrontare le situazioni stressanti della vita in un modo autonomo. Tutte le ricerche psicologiche e neuroscientifiche in questi anni ci portano a descrivere le relazioni come relazioni in cui il nostro sé nasce, cresce all'interno appunto di relazioni significative. Il nostro cervello è fatto nella relazione e per la relazione. E in particolare sembra che il nostro cervello sia sensibile al movimento dell'altro. Il bambino, per esempio, riconosce la madre non tanto dai singoli dettagli del volto, ma da tutto l'insieme dei dettagli che vengono armonizzati in un movimento. Quindi noi siamo sensibili all'armonia in movimento dell'altro e anche noi rispondiamo al movimento dell'altro con un nostro movimento, ci intenzioniamo verso l'altro in un modo creativo, quindi dando luogo ad una danza unica che è fatta del movimento dell'altro e il movimento nostro. Questo movimento quindi è la sede della danza, della coppia, della reciprocità, ma anche la sede della nascita del sé. Noi nasciamo, il nostro sé nasce, cioè il senso di chi siamo nasce all'interno di relazioni significative, ma in più possiamo dire che nasce anche all'interno di un movimento, cioè del movimento che si apprende all'interno della relazione. Cosa cambia questo nel nostro modo di guardare la coppia? Cambia il fatto che non siamo interessati tanto ai significati relativi alle esperienze passate della coppia, quando una coppia è in conflitto, ma siamo più interessati a capire cosa la coppia sperimenta nel presente, in questo momento. Quindi se per esempio una dice all'altro ti odio, sei la rovina della mia vita,
Ci interessa sapere come dice questa frase, qual è la sua esperienza e soprattutto l'esperienza corporea, cioè cosa sente nel corpo mentre dice all'altro questa cosa. Questo è quello che noi chiamiamo atteggiamento fenomenologico. Ma c'è anche un atteggiamento estetico che consegue da quello che vi dicevo prima, cioè guardare l'altro come se fosse un'opera d'arte. Se proviamo a guardare l'altro che ci dice questa frase come se fosse un'opera d'arte, mettiamo un po' da parte le nostre ferite, cioè ciò che ci aggancia, e lo guardiamo con una certa oggettività estetica e quindi ci lasciamo affascinare da qualcosa che ci colpisce. Cosa ci affascina dell'altro? Forse uno sguardo che ci può dire qualcosa di particolare sul dolore e anche il desiderio dell'altro. Ecco, allora dovremmo essere tutti più addestrati a guardare l'altro in un modo estetico per poter capire una profondità dell'esperienza dell'altro che le parole non dicono. C'è qualcosa che dice la sintesi, la gestalt appunto del suo movimento. E un'altra cosa che cambia riguarda il guardare l'interazione di coppia come un campo, come qualcosa che i due creano insieme. La presenza dell'altro è come un sasso che cade nell'acqua e provoca dei cerchi concentrici nell'acqua. Noi siamo come l'acqua che ci facciamo modificare dall'altro, quindi reagiamo all'altro, risuoniamo a quello che l'altro fa o dice con le nostre esperienze passate, che possono essere di fallimento o di successo. Quindi tra i due si crea come un gioco di sfondi e di figure. Gli sfondi sono fatti dalle nostre esperienze passate che poi si uniscono, si incontrano nel confine di contatto presente del qui e ora, che è un gioco di desideri dei due. Non sempre questa presenza al confine di contatto è chiara, è nitida. A volte ci desensibilizziamo, a volte non vediamo esattamente l'altro e la desensibilizzazione è qualcosa che riguarda un po' la nostra società. La nostra è una società desensibilizzata. Che vuol dire? Che dobbiamo alzare la soglia della nostra sensibilità perché sentire le cose diventa insopportabile. Da dove viene questa difficoltà? Molto dalle condizioni in cui si cresce. Oggi le condizioni sono diverse rispetto a prima, per esempio la presenza dei genitori è molto meno rispetto ad anni fa. Per cui il bambino ha meno la presenza, lo sguardo del genitore, il contenimento del genitore. Ci sono molti stimoli a cui il bambino deve far fronte, ma poca possibilità di chiudere le esperienze. C'è molto lo zapping, no? Si passa da un'esperienza all'altra, ma le esperienze non possono chiudersi. Allora è come se il bambino rimanesse in un'esperienza di eccitazione, sempre eccitazione, e non si può rilasciare. Questo è spiacevole e per adattamento creativo il bambino si desensibilizza, cioè alza la soglia della propria sensibilità. E questo succede anche agli adulti, cioè appunto viviamo in un mondo desensibilizzato. Cosa succede allora? Cosa vuol dire questo nel momento in cui da adulto l'adulta deve gestire il desiderio dell'altro, cioè si innamora e deve gestire il desiderio dell'altro. È difficile, perché è difficile sentire il proprio corpo, perché è difficile stare con l'altro a lungo, il contatto con l'altro diventa stressante. È difficile avere anche un terreno solido, un senso di sé solido per potersi lanciare in qualcosa di nuovo con l'altro. Quindi le relazioni di coppia sono difficili per questo e rispondendo alle domande iniziali ci chiediamo a volte ci chiediamo se una relazione di coppia è una relazione di coppia o meno, perché appunto è difficile sentire il corpo, oppure ci chiediamo se stare con l'altro è realmente una cosa che viene dal nostro desiderio o meno, oppure non essendoci un senso di radicamento nella relazione, non chiediamo una relazione univoca e abbiamo più relazioni contemporaneamente. Ecco, questa è la situazione. Cosa possiamo fare per aiutare questa situazione? Nell'istituto che dirigo con alcuni colleghi stiamo studiando la reciprocità della coppia, cioè cosa la coppia fa già bene insieme, in che modo è sincrona e come possiamo sostenere questi aspetti della coppia che funziona.
Quindi come possiamo sostenere la reciprocità e la danza? Ci sono 3 cose che la coppia fa bene insieme quando funziona. Uno è vedere l'altro come altro, cioè riconoscere l'alterità dell'altro, e riconoscere che è diverso e non cercare di cambiarlo, stare con l'alterità. La seconda cosa è riuscire a separare l'effetto che quello che ci dice l'altro ha su di noi dalla sua intenzione. Non sempre quando l'altro ci ferisce vuole ferirci. E quindi riuscire a separare ciò che noi sentiamo da quello che l'altro effettivamente intende fare con noi è una qualità importante. La terza cosa è il riuscire a fare un salto nel vuoto, cioè riuscire a mettere le nostre ferite da parte per vedere l'altro e fare una cosa che piace all'altro. Queste sono le 3 caratteristiche che riguardano un po' tutta la ricchezza e riconoscere l'alterità della persona. Cosa fare quindi nella pratica, nella nostra pratica quotidiana? Vi inviterei a pensare ad una persona che voi amate e a pensare al movimento tipico di questa persona che voi amate. Qual è il movimento? Pensatelo e quando avete tempo magari disegnatelo. E un'altra cosa che potete fare per capire la sincronia della vostra relazione di coppia è chiedete ad un amico di guardarvi mentre voi decidete qualcosa insieme, per esempio dove andare in vacanza, e poi chiedetegli di dirvi come vede la vostra relazione, come vede la vostra danza, come la descriverebbe da un punto di vista estetico. Un'altra cosa che potete fare è trovare insieme 2 o 3 cose che sapete fare bene e poi chiedervi che cosa sento quando faccio questa cosa bene insieme all'altro. Per esempio fare la spesa, una cosa molto banale. Quando faccio la spesa con lui la faccio bene perché mi sento libera, penso di poter scegliere tutto quello che voglio. Pensate adesso al momento difficile, cosa dovrebbe fare l'altro perché voi possiate sentirvi così bene, perché voi possiate sentirvi liberi. Per esempio l'altro dovrebbe farmi un sorriso o dovrebbe dirmi quella frase che mi fa sentire libera. Ecco, se riuscite a individuare questa cosa magica che la persona può fare con voi è un grande aiuto. E una terza cosa che potete fare è pensare all'altro come una persona che voi amate e che non vi ha mai ferito. Pensate all'altro come se non vi avesse mai ferito e ditegli che cosa vi ha fatto innamorare, cioè qual è stata la cosa, quel dolore che la persona ha forgiato e che vi rende forti, vi dà la forza e il coraggio per raggiungerlo con il vostro amore, come se fossero 2 opere d'arte intrecciate. La cosa importante da imparare nella relazione di coppia è la reciprocità. La reciprocità è qualcosa che appunto va al di là dei significati individuali e può aiutare molto la relazione di coppia. È una reciprocità che è fatta di tante cose, è fatta delle proprie reazioni personali, ma molto è fatta della vitalità delle 2 persone che stanno bene insieme. Quindi un problema di coppia non è mai dovuto a uno dei 2 singolarmente, ma è sempre dovuto a qualcosa che accade nella danza, nella loro reciprocità. Quindi in questo modo, se ognuno di noi vede le proprie ferite come se fossero un'opera d'arte, allora l'altro può vibrare davanti alle nostre ferite come se fossero un'opera d'arte, può intrecciare il capolavoro della propria vita con la vita dell'altro. Grazie.